Buongiorno. Buongiorno. Cosa le do? Un caffè, per favore. Espresso o lungo? Un espresso, grazie. Zucchero? Sì, una bustina. Bianco o di canna? Di canna, grazie. Ecco a lei. Grazie. Che profumo. È la miscela nuova. Ah, davvero? È forte? Un po', ma molto aromatica. Mi piace il caffè forte. Allora questo le piacerà. È il preferito di molti clienti. Da quanto tempo lavora qui? Da 6 anni ormai. Passa tutto il quartiere da questo bancone. Ci credo. C'è un'atmosfera molto familiare. Cerchiamo sempre di far sentire tutti a casa. È stancante? Un po', ma mi piace parlare con la gente. Ogni giorno è diverso. Io invece lavoro in ufficio. Parlo poco, solo con il computer. Allora il caffè qui è anche un po' di terapia. Esatto. 10 minuti di relax. A proposito, vuole anche qualcosa da mangiare? Cos'ha di buono oggi? Cornetti, crostate ed è rimasto anche qualche tramezzino. I cornetti sono appena sfornati? Sì, li ha portati il fornaio mezz'ora fa. Allora prendo un cornetto alla crema. Ottima scelta. Le piace la crema? Tantissimo. La preferisco alla marmellata. Anche io. È sempre così pieno al mattino? Dalle 8 alle 9 sì. Poi si calma un po'. Qual è l'orario più tranquillo? Verso le 11. Fate anche aperitivi qui? Certo, dalle 17 in poi. E cosa c'è? Spritz, vino, cocktail, analcolici e stuzzichini vari. Tornerò per un aperitivo allora. Volentieri. Così chiacchieriamo anche un po' di più. Ma riesce a ricordarsi tutti i clienti? Quasi tutti, a forza di vederli ogni giorno. Qual è la cosa che le chiedono più spesso? Caffè espresso e brioche. Classico. E la richiesta più strana? Una volta mi hanno chiesto un cappuccino con un po' di sale. Non ci credo. E gliel'ha fatto? Certo, il cliente ha sempre ragione. Si diverte con i clienti? Molto. Alcuni mi raccontano barzellette ogni mattina. C'è un cliente simpatico che ricorda in particolare? Sì, un signore anziano che veniva con il suo cane, sempre elegante. Viene ancora? Purtroppo no. È andato in una casa di riposo. Che peccato. Si affeziona alle persone, vero? Molto. Questo bar è come una seconda famiglia. E ha sempre voluto fare la barista? Diciamo che da piccola sognavo di aprire un mio caffè. E questo è suo? No, ma lo sento un po' mio. Fa anche i dolci? Solo qualche torta per eventi, su richiesta. Allora è anche brava in cucina. Me la cavo, soprattutto con i dolci classici. Tipo crostata, torta di mele, ciambellone. La crostata è quella che vedo lì? Esatto, con la marmellata di albicocche, fatta in casa. L'ha fatta lei, quindi? Sì, ieri pomeriggio. Si può ordinare anche da asporto? Certo,
Basta avvisare il giorno prima. E nel weekend è aperto? Sì, ma solo la mattina. Il sabato è più caotico. Molto. Tutti fanno colazione fuori, anche la domenica. Le piace il suo lavoro? Sì, anche se è faticoso, ma le persone mi danno energia. Posso darti del tu? Ma certo. Da quanto tempo vivi in questa zona? Da quando ero bambina. Conosco ogni angolo. È un quartiere tranquillo? Sì, abbastanza. C'è movimento, ma la gente è rispettosa. Ci sono tante famiglie? Sì, molte. E anche parecchi anziani che vengono ogni giorno qui al bar. E com'è il vicinato? Ci si conosce quasi tutti. C'è un bel rapporto tra i negozianti. C'è anche un mercato vicino. Sì, il martedì e il venerdì in piazza. Molto frequentato. Tu ci vai? Sempre, per comprare frutta e verdura fresca. Ci sono scuole in zona? Una scuola elementare e una media. E per i ragazzi più grandi? C'è un liceo a 10 minuti a piedi. Ci sono anche altri bar? Sì, ma ognuno ha la sua clientela. Questo è il più vecchio. E ci sono tanti ristoranti? 3, ma il più buono è quello in fondo alla via. Tu vai mai a mangiare lì? A volte sì, con la mia famiglia. Si mangia bene e si spende poco. C'è un parco dove camminare? Sì, dietro la chiesa. Piccolo, ma pieno di verde. Ci vai spesso? Quando ho tempo. A volte la domenica pomeriggio. E com'è il traffico da queste parti? Non troppo caotico. C'è traffico solo la mattina presto e all'uscita di scuola. Si trova parcheggio facilmente? A volte sì, a volte no. Dipende dall'orario. C'è un supermercato vicino? Sì, 2 isolati più in là. È molto comodo. È una farmacia? Proprio qui accanto. Infatti anche il farmacista viene qui spesso a prendere il caffè. C'è anche una libreria? Ce n'era una, ma ha chiuso. Ora c'è solo una cartoleria. Peccato. Io amo andare in libreria. Anche a me piace tanto, ma purtroppo non c'erano abbastanza clienti. E ci sono eventi nel quartiere? Abbastanza. Ogni estate fanno una festa di strada con musica e bancarelle. Che bello! Partecipi anche tu? Sì. Qui dietro c'è una panetteria, vero? Sì, ed è ottima. Pane fresco tutte le mattine. E la gente del quartiere com'è? Gentile. Se hai bisogno, trovi sempre una mano. Ti senti parte della comunità, quindi? Moltissimo. Poi, questo bar è un punto di ritrovo per tanti. Ti faccio tutte queste domande perché devo trasferirmi e sto valutando questa zona. Davvero? Dai, sarebbe bellissimo. Hai figli? 2. Uno va alle superiori e l'altro è ancora alle medie. Fanno colazione qui? Sì, quando sono in ritardo. E tuo marito? Lavora fuori città. Ci vediamo la sera. Hai mai pensato di aprire un bar tutto tuo? Sì, come ti dicevo, da piccola era il mio sogno, ma ci vuole troppo tempo e soldi. Vai in vacanza ogni anno? 2 settimane ad agosto. Chiudiamo tutto. Mare o montagna? Mare. Non potrei rinunciare al sole.
Anche io adoro il mare. E dove vai di solito? In Sicilia. Bellissimo. Ci sono stata da ragazza. Torno domani a provare anche la crostata allora. Va bene, te la metto da parte? Sì, magari ne porto una fetta anche in ufficio. Grazie per la chiacchierata. Grazie a te. È sempre bello parlare un po'. E mi raccomando, pensa a questo quartiere. Viverci è molto piacevole. Va bene, grazie. A domani allora. Buona giornata.